Ciao, questo è un video diverso dal solito. Infatti parleremo di Ci troviamo alla Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo Torinese, dove si sta svolgendo la prima edizione della nuova invenzione dei colori quadri. Chi sono i colori quadri? Sono, tra le altre cose, gli ideatori del Moon Film Festival, dove sono stati premiati gli Stambecchi del Robinet e anche il cavallo ciclista. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, trovate qui sotto la descrizione con tutte le informazioni. Dicevamo, siamo a Paraculissima, tutta l'arte per tutti, in tutte le sue forme. Ma cosa è arte? Chi ha la competenza per giudicare un'opera? L'arte può essere giudicata o il suo scopo ultimo è parlare al cuore, alle emozioni e alla testa del pubblico, indipendentemente dalla sua forma esteriore? Non sarò certo io a rispondere a queste domande, quindi andiamo a vedere le opere. Vedendo quest'opera, secondo lei, io cosa ne penso? Lei proprio? Io. Ti colpisce questo viso sereno in questo corpo di Gioconda? No, ma no, la mia sei domanda vero? era cosa ne penso io. Ah, cosa ne pensi tu? Questa è una bella domanda, la ringrazio per la domanda. Ehi, Sì, secondo me a lei piace. Un po' dice fuori di testa. Io penso che sono belle. lei o io o lui. Lui cosa ne pensa? Lei mi deve dire cosa penso io di Cosa questo. pensi tu? Esatto. Sinceramente non saprei. Penso... Potrebbe essere tema per un cavallo, la descrizione di un attimo. Potrebbe essere tante cose, ma lei mi deve dire cosa ne pensa. È un pezzo di metallo su una tavoletta di legno e potrebbe anche essere utile, anche riciclabile. Onesto, mi resta ancora un dubbio in tutto ciò. Cosa ne penso io? Tu cosa ne pensi che io ne pensi? Hai la risposta, devo dartela io o devo dargliela io? Se no, se me la dessi da solo, che domanda sarebbe? Però è una domanda che facendo a me, rivolta a lei, prendosela da solo, mi risponderebbe. Però d'altra parte, se lei non mi rispondesse di quello che pensa lei, di quello che penso io rimarrei con il mio solo pensiero e non ho un'evoluzione. Faccio mastro indovino, ma tengo moglie anch'io, quindi ho imparato a non capire, ho imparato a non sapere. Dice che sono Oppure- così maschilista proprio. Sì. Io cosa ne penso? Ma forse non interessa. A me, Non sto più. a me interessa. Il coraggio. Cosa ne penso? di dirlo. Ma secondo me sono complementari come Sì. opere, perché appunto una c'ha il bordo, l'altra il tema e viceversa, insomma. E questa No, hanno anche un significato. hanno anche un significato che ammetto di non essermi concentrato tanto sulle opere alla quanto fine sull'intervista. Oppure penso che era una gran figa, proprio bella. Troppo bella. Sì. Anche io pensavo la stessa cosa. Basta Beh, bere alla è signora, felice. è felice così. Però se ne va, però se ne sta andando, quindi felice fino a un certo punto. E quella arriva, cerca di attirare l'attenzione su se stessa, e quindi è anche una critica così all'ostentazione del proprio io, diciamo. molto esteriore. Forse Molto, qua c'è più... molto esteriore, però d'altra parte qui l'esterno è scuro e l'interno, quindi in realtà alla fine appare più l'esteriore di chi non vuole apparire che viceversa, vero? Ci ho azzeccato, ma non parliamo di me, parliamo di lei. Una domanda forse più facile. L'opera invece, cosa penserebbe di noi? Sarebbe contenta che siamo qua a guardarlo. Amore. È molto sfuggente.
Quindi non farebbe in tempo a pensare. Cosa penserebbe di noi? Lei in quanto opera, cosa penserebbe l'opera di noi? Due bei pirla, sì. Due bei pirla venuti apposta a vedere delle opere per farli sentire ancora più pirla. Guarda che sguardo severo che ha. Dice, ma questi sono scemi. Che siamo tanto da studiare. Che forse non l'abbiamo capita. E questo è un annoso problema per tutti. Lei l'opera pensa che il mondo è rimasto indietro, invece di migliorare stiamo sempre peggiorando. Io dicevo non di noi, ma noi. Queste domande non capisco niente, che cosa mi stai chiedendo? Ma sei troppo ironico per i miei gusti. Sì, ma non per i gusti di Paraculissimo. E questo è vero. L'opera si chiede: hai mai avuto bisogno di fare un curriculum? Sei stato raccomandato? Hai trovato lavoro facilmente? Loro cosa ne pensano di noi? Questi sono dei giganti. Dei giganti. Anzi, secondo me ci deridono anche un po'. Grandi, grossi e giuggioloni. Con questa porta che secondo me rappresenta a volte la chiusura, no? Verso e che le persone hanno nell'inserirsi nel mondo del lavoro. Perché una porta, più che per aprire, serve per chiudere, ricordiamo. Guarda, è una porta sì che ha una serratura chiusa e te la devi aggirare, ecco. Potrebbe anche rappresentare il fatto che a volte per trovare un lavoro sei costretto a scendere magari a compromessi che non vorresti fare. E allora? Vabbè, cambiamo domanda. Nelle mostre d'arte in genere c'è la compravendita. Quell'artista vende l'opera a 1.000 euro, 2.000. Okay. Più a Paraculissima no. Più a Paraculissima l'unica forma ammessa di compravendita è il baratto. Contratta l'artista e dà 2 cacciotte, una bottiglia di vino, 2 forme di caciocavallo. Voi cosa dareste per quest'opera? Da questi occhiali. Perché si sposano anche con... bene, sì. Portare fuori a cena. Una cena, bella trattoria tutti insieme, una bella festa, mettendo le opere a tavola. E tutta la folla, tutti dentro. A buon rendere. Addirittura il cellulare. Sì. Ma secondo me si può fare sto scambio. Mi formo magari con l'artista. Una moglie potrebbe fare il caso suo, sì. O questo qui potrebbe fare il caso della moglie. Più facile. Lei cosa darebbe per quest'opera? Ma queste sono le mie opere. Lei è l'autrice. Sì. A buon rendere. La ringrazio. Un televisore. Un televisore. Anziché immagini che cambiano, un'immagine fissa. C'è sempre quella, non stufa mai. E con cosa scambierebbe quest'opera? Va bene tutto. Va bene tutto. Sì. Mangiare. 2 cacciotte. Un'altra macchina. Per questa mio marito ha dato la moglie e per l'altra io do il marito. Io, dato che sono uno scrittore, un drammaturgo, potrei scrivere un'opera su questa opera. Una metaopera. Una metaopera. Ho un monopattino elettrico che non uso. Quindi dà l'inutile per il dilettevole. No, l'inutile per me. Non c'è un inutile in assoluto. A buon rendere. Grazie. Chi lo sa? Magari prenderò spunto per scrivere qualcosa. Chi lo sa? A buon rendere allora. Grazie mille. Come accade al Mufin Festival, i colori quadri dicono no alle giurie, ma sì al voto del pubblico. Ogni visitatore potrà votare un'opera. L'opera che prende più voti vince. E come mai ci sono 2 premi? Perché esistono 2 tipologie di visitatori. Chi si dichiara esperto d'arte e chi no. Chi non si dichiara esperto d'arte userà una fiche scura per votare. Chi si dichiara esperto d'arte, fiche chiara. Per chi non è esperto d'arte, fiche scura. Esperto d'arte, fiche chiara. Non esperto d'arte, fiche scura. Vince il premio Paraculissimo 2025 con 31 voti un collettivo formato dal Margine e dal Ponte, il 97 Finché la barca va.
Si chiude così la prima edizione di Paraculissima. Mi raccomando, non dimenticate di mettere like, di votarmi e soprattutto ricordatevi di seguirmi. A buon rendere!